Però guardate adesso che bella quest'area che stiamo per vedere, E qua sotto un'altra spiaggia con la sabbia. Seguite tutto il video perché vi porterò in una ciclabile che è meravigliosa. La facciamo in bicicletta, la potete fare anche con una bicicletta non elettrica come questa. L'ho già fatta e adesso partiamo. Allora, tanto qui vedete siamo al Porto Nuovo, hanno messo anche questi cartelloni molto belli per coprire il muro, per far vedere Peschiera. Di qui c'è tutto il Porto Nuovo e sono 14 km e quindi oggi ve la faccio vedere tutta ed è bellissima. Adesso facciamo questa parte un po' più, ci sono più persone, qui devo scendere un attimo dalla bici, qua c'è la spiaggia. Questa è una camminata che vi consiglio di fare a Peschiera, che è bellissima, con tutti i pontili. Guardate che qui poi penso che non scenderò più della bicicletta, qui 100 metri, giusto perché passano le persone, vanno al chiosco e vanno in spiaggia, qui c'è già area di vacanza. Qui intanto vedete anche un po' Peschiera in questi cartelloni, anche se sul mio canale trovate tantissimi video di Peschiera. Qua c'è il chiosco, la prima spiaggia che incontrate, se vi piace la sdraio con il giardino qui ce l'avete. Piccolo chiosco, spiaggia, pedalò, sdraio, ombrelloni. Anche qui non è ancora attrezzata, qui avete la sabbia. Tra poco risaliamo in bicicletta e partiamo, Vai. Ok, ci siamo. Questo cappello io non lo volevo prendere perché esteticamente non mi piace tantissimo, però è comodo perché protegge tanto. Adesso facciamo circa 200 metri di questa super passeggiata e poi cambiamo totalmente paesaggio, ci sarà più ombra se non faccio un frontale con i turisti. Là ci sono dei pontili, potete salire, sono molto belli. Spero che l'aria non dia troppo fastidio, poi là è la zona più coperta. Qui tutta spiaggia, hanno messo anche la ghiaia, prima non c'era, hanno sistemato. Io avrei preferito l'erba, però meglio, prima era non era tenuto molto bene questo terreno. Vedo che ha messo la ghiaia, quindi si stava molto meglio. E guardate che panorama. Sono circa le 11, 14 km, però non è completamente dritta così, quindi io ci impiegherò con questa bici andando calmo, faccio un vlog circa un paio d'ore. Taglierò alcuni punti in modo tale da rendere il video insomma non troppo lungo, però vi farò vedere tutto e fidatevi che ci sono dei paesaggi stupendi. L'ho già fatta una volta per sicurezza, per essere sicuro di poterci arrivare con questa bici, di farcela, ce la si fa tranquillamente e sono rimasto stupito anch'io perché i paesaggi sono veramente stupendi. Incontreremo molto verde, spiagge, bar, una bellissima panoramica, fidatevi. Questo è il bar di un mio amico, ora non mi fermo altrimenti il video finisce qua. Tra l'altro voglio fare anche un'intervista a William perché ha aperto questo bar sulla spiaggia, quindi magari è sempre curioso, no? Sapere come l'ha aperto, cosa faceva, cosa fa, eccetera eccetera. Il famoso sogno è per il bar sulla spiaggia. Qui è invece tutta zona libera, vedete. Con la macchina potete arrivare da là davanti, ci sono due parcheggi di cui uno molto grande e per poterci arrivare basta semplicemente seguire le indicazioni per l'ospedale.
e arrivate da quella parte e avete un mega parcheggio. Ma anche la domenica trovate parcheggio, perché non è molto conosciuto, cioè i turisti che vengono qua per la prima volta non lo conoscono, quindi lo trovate libero. Qui tutta spiaggia, tutta zona libera. Sì, è vero. Qui c'è un altro piccolo porto molto carino e lì davanti c'è un piccolo ristorante, ora ve lo faccio vedere, si mangia molto bene. Se venite qui andate a mangiare in quel ristorante, perché già quando entrate sentite il super profumo di cibo, capite che è buono. Non è il tipico ristorante da turisti, nel senso che vale più la quantità della qualità. No, qui già vedete il posto, gestione familiare, c'è la signora in cucina. Guardate che bello mangiare qua al fresco, lì dentro. Lì mangiate bene, spendete il giusto, poco, trattoria, tipici prezzi trattoria. Ora già vedete com'è cambiato qua, guardate che bello. Qui vi godete proprio una passeggiata, di là ci sono i camping, ora andiamo a vederli. Qui già rispetto a prima, qui potete mettervi, tutta zona libera. E c'è molto verde qua. E da qui arriviamo alla famosa Lazzise, tutto in bicicletta, e ora ve la faccio vedere. Quindi se venite qui in queste zone Peschiera, comunque anche Sirmione, Desenzano, qui vicino, fate questa ciclabile perché non è impegnativa, non ci sono salite ripide, qualcuna piccolina, più o meno tutta pianeggiante, e ve la stragodete anche con i bambini, la potete fare, Di qua tutti i campeggi, di là ricosteggiamo il lago. Alcune volte si stringe un po', magari dovrò scendere per un attimo dalla bicicletta, però sostanzialmente si fa veramente bene. Di là mi piace quel bar, non mi sono mai fermato, però mi ispira. Guardate. E poi c'è le sue sdraio, qui vedete, tutto molto curato, guardate che bello. Mi dà l'impressione, sì, dentro è molto bello, ora non ingrandisco, non mi fermo, si chiama La Barchetta, è molto bello. Là parte una moto d'acqua. Qui si stringe un po', attenzione a non cadere in acqua con la bici se avete bambini. Guardate questo hotel, che tranquillo, non conosco il nome dell'hotel, però se venite qui lo trovate subito. Guardate quella struttura, io da quando vengo qua non l'ho mai vista, faccio uno zoom, utilizzata, vedete? È molto caratteristica, fa un po' Maldive, no? Però è un po' tutto lasciato andare. Io non ho mai visto fare eventi, ristorazione, non lo so come mai è abbandonata. Adesso vi faccio vedere, si capisce subito anche dall'entrata là che non è tenuta benissimo. Per fortuna qui non c'è la deviazione, perché l'altra volta ho dovuto cambiare strada, andare un po' sulla strada statale, poi l'hanno riaperta. Vedete? Capite subito che il posto è favoloso là, guardate, per fare di ristorazione, bar, aperitivi, colazione, però come vedete si capisce che non è utilizzato. Ora noi ripartiamo. Qui sono molto felice che guardate qua, non si diverte, hanno aggiustato la strada, quindi possiamo ripartire. Guardate che bello.
Qui la sera con tutti questi lampioni sarà super illuminato. Lì c'è un altro bar, guardate che bello in mezzo al verde, e lì anche c'è tutta zona libera, vi faccio vedere. Vedete, tutta questa zona è libera e lì c'è il bar. Questa è una pista ciclabile secondo me molto molto bella, perché a volte le piste ciclabili sono noiose, sono tutte uguali. Qui invece vedrete che continua a cambiare il panorama. Guardate anche qui quanto verde c'è, infatti c'è molta ombra, è quasi mezzogiorno, saranno le 11:30, non vedo l'ora, eppure guardate che ombra, cioè veramente si sta da Dio qua. Temperatura si è abbassata con tutto questo verde e guardate qua come costeggiate il lago. Prima tappa, arriviamo al bar, mi fermo a prendere il caffè della mattina. Guardate che bello. Allora ditemi un po' nei commenti come sta andando questo giro. Guardate che bello adesso. Poi io non riesco a trasmettervi l'aria che c'è qui, il clima, la temperatura. Occhio croce, ci saranno 25 gradi, dico sempre 25, non so, io sento questa temperatura, in tutti i miei video dico 25, no, ci saranno per me 22, 23, 25 gradi, arietta tiepida, si sta da Dio. Mini parco giochi, vabbè, se avete bambini piccoli li fate divertire, spiaggetta, là in fondo vedo spiaggia libera, c'è il porto e qua io parcheggio la bici e vado a farmi un coffee. Adesso prendo un caffè, poi ripartiamo, così vi dico anche com'è il caffè. Intanto guardate che bello qua. Qui c'è un parcheggio, quindi si arriva anche con le macchine. Guardate che hanno buttato un pezzo della macchina dello speluto, non fate mai neanche una pistola. Sì, ma abbiamo no, magari in realtà adesso non è tutto, magari perché voi lui no, certo. Se hanno loro, se hanno fame, se hanno loro. Sì, ma lui se ne portano a casa, giusto? Perché non lo dice mai? È stato un altro ieri. Non è che lo dietro. No, non lo so, non è che la parola del poi. Però sono state oppure sera. Ok, magari un po' caro, 1,50 al banco, però vabbè, la zona è bella. Vediamo com'è il caffè intanto, Buono, però 1,50 € magari al banco un po' tanto, non mi era mai capitato. Ma anche ad Desenzano in centro, dove abito io, il caffè viene 1,20, 1,30 al banco, però 1,50 è tanto. Ora voglio fare un giro qui per farvi vedere un po' la zona. Vediamo un po'. Allora, si può andare in bici là dietro, quindi ci andiamo. Faccio vedere anche a piedi, va. Questo è tutta zona libera.
guardate che bello qua. Io non ci vengo spesso, anzi quasi mai in queste zone, però è veramente bello. Guardate qua, qui avete la passeggiatina, quindi la sera qua deve essere molto carino. Se avete un hotel qua intorno, mettete a fare la passeggiata. Là c'è un altro bar e qui tutta questa zona tranquilla. Qui siamo già nel Veneto, ovviamente, siamo dopo Peschiera. Credo che siamo a Castelnuovo del Garda qua. Bene, adesso noi ripartiamo, tappa caffè, vi ho fatto vedere questa zona che secondo me vale la pena vedere e adesso ripartiamo. Ok, ripartiamo da qui, pausa fatta e andiamo a vedere come continua questa passeggiata. Vedete, qui potete arrivare anche con la macchina, lì c'è un ristorante lì sopra, qui altra pizzeria, ristorante, è molto bella quest'area. Qui spiaggia, guardate che bello. Qui anche c'è un po' di sabbia qua. Là c'è un'altra area che a me piace molto, che l'altra volta ho incontrato, però il caffè l'ho fatto qui perché volevo farvi vedere quella zona che è un po' più grande da visitare. Però guardate adesso che bella quest'area che stiamo per vedere, Ecco perché vi dicevo che in questa pista ciclabile non è noiosa, perché ci sono vari punti, potete fermarvi, mangiare, bere il caffè e anche qui guardate che bello. Non è uno spettacolo? Ora inizia un po' di sterrato qui. Ecco, qua il castello di sabbia si può fare, guardate quanta ce n'è di sabbia. Probabilmente devono distribuire, l'hanno portata qui però anche l'altra volta, c'era 20 giorni fa, non lo so. Qua tutti i campeggi. Ogni tanto io stacco la telecamera e poi la riapro semplicemente perché quando è un po' tutto uguale non continuo a riprendere. Ora qui entriamo in un'altra zona, si è allargata la strada, c'è tanto verde e c'è ombra finalmente. Qui c'è un po' d'acqua, non fa niente, ci andiamo in mezzo. Vi devo dire che è molto rilassante pedalare qui, Ora è un po' sterrata la strada, però appena pochissimo. Ora eccola qua la passeggiata con panoramica, faccio vedere. Poi là scendiamo dalla bici, ci cominciamo ad alzare, quello è il ponte panoramico che è stato fatto naturalmente per passare il porto, vedete? Ma è stato fatto anche bene perché è molto bello. Quindi ora scendo e vi faccio vedere. Là c'è
c'è un motoscafo riva, per chi se ne intende, faccio vedere. Io non me ne intendo, però so, insomma, arriva. Guardate che bello. È spettacolare quella vista, eh. Guardate, è bellissimo. Ok, qua risalgo. Guardate che bello. L'altra volta mi sono fermato qui a prendere un gelato, c'è un'altra bella area di sosta, guardate, con la spiaggia, parcheggio biciclette, spiaggetta, alberi che fanno ombra e anche qui un altro angolo da scoprire di Pratiso se non lo conoscevate. Allora il lago offre veramente tantissimi posti e ecco perché ho deciso di aprire questo canale e ci vorrà molto tempo però di farli tutti, angolo per angolo, tutto il lago di Garda, e probabilmente un lavoro che mi porterà alla pensione, non so quanti anni ci vorranno, però guardate che posti, bisogna farli vedere. Cioè non soltanto per noi italiani ma anche per gli stranieri. Tra l'altro ho sentito che YouTube sta lavorando con l'intelligenza artificiale per tradurre i video in qualunque lingua, cioè in un futuro non troppo lontano, forse anche un anno, io aprirò un video in lingua inglese, YouTube capirà che mi sono collegato dall'Italia e me lo farà già vedere tradotto in italiano. Speriamo, perché così almeno questi video li potranno insomma vedere in tutto il mondo, perché il lago di Garda è stupendo, come poi tutta l'Italia, io abito qua e faccio vedere questi posti. Anche qui c'è un noleggio barchette, guardate che bello. Quindi come vedete, cioè il bello del lago di Garda, io non conosco gli altri laghi, però il bello del lago di Garda è che è molto fitto di zone dove c'è tutto. Come avrò fatto 2 o 3 km in bici, abbiamo già trovato spiagge attrezzate, campeggi, noleggio barche, panoramiche, e anche questa zona guardate che bella con gli alberelli. Qui continuo a riprendere perché questa è veramente bella, e come vi dicevo, guardate se non è vero, continua a cambiare panorama. Qui altra zona completamente diversa, è sempre lago, però non è come il mare, che comunque a me piace tantissimo il mare, che magari la spiaggia può essere un po' più noiosa perché insomma c'è sabbia e il mare fine. Qui guardate, continua a cambiare il panorama, una spiaggia ancora diversa. La affittano i pedalò. Guardate quanta ombra, poi tutta questa zona qui dietro dove c'è il camping, guardate quanto verde, c'è tanto verde perché quest'anno continua a piovere, adesso ho smesso fortunatamente, però vedete, poi guardate là, vi faccio notare anche la cura, cioè c'è tutta quella barriera, vedete, proprio per i bagnanti, quindi poi venite qui e fate il bagno in sicurezza perché le barche qui non entrano, vedete che bello. Quindi tutta questa spiaggia anche in sicurezza, e là noleggio pedalò, noleggio quelle specie di canoe, non conosco il nome, non l'ho mai fatto, però lo farò. Oh, questa, guardate, anche questa
Io lì non ci sono mai andato, però a me sembra bello. Guardate qua, c'è questa strada che entra là nella natura, non so dove vada, ora non ho tempo di farla, però arriva un fresco e un profumo di verde che è favoloso. E qua ricomincia l'ombra immersi nel verde, guardate che bello. Qui il panorama è completamente cambiato di nuovo perché non c'è più spiaggia, non ci sono persone, gli uccellini, non so se li sentite, si sentono, tanta ombra, e quindi è cambiato completamente di nuovo il paesaggio. Come vedete la potete fare con i bambini perché è una ciclabile molto tranquilla. E qui sotto c'è un'altra spiaggia, guardate di nuovo il panorama come cambia, tanti fiori che colorano, no? Come un quadro, e qua sotto un'altra spiaggia con la sabbia, guardate che bello. Sì, perché lì sopra c'è un camping, quando ci sono i camping naturalmente mettono in spiagge perché poi lavorano, però è spiaggia libera, vedete, guarda che bello, sembra in mezzo con i fiori, sembra una spiaggia tropicale. Siamo sul lago di Garda, potete noleggiare anche le barche e guardate che bello, c'è la sabbia. Ecco, qui se volete una spiaggia tranquilla, libera, vedo che non so se è la spiaggia del camping, ma non credo perché non c'è scritto privata, e avete la sabbia, guardate, quindi potete venire qui con i bambini a fare i castelli di sabbia, favoloso. E continua anche di là, vedete? Ora guardate quest'area, yeah, of course, guardate quest'area, qui hanno creato un'oasi friendly, quindi per le api, e c'è scritto: in quest'area è stata realizzata un'oasi ad elevata biodiversità floristica, sono state messe a dimora essenze mellifere e piante amiche delle api per la tutela delle api e dell'ambiente, guardate. Quindi vedete che vi dicevo che il programma continua a cambiare, quindi tutti questi fiori sono stati creati per le api, guardate, c'è un profumo, a chi piacciono i fiori, è troppo buono, guardate che bella area che hanno creato. Andiamo a vederla tutta, adesso ci passo in bici, vi faccio vedere, vedete? E anche qui il panorama è cambiato con tutti questi fiori che colorano. Andiamo a vedere anche di là se c'è qualche altro cartello. Ecco, quindi l'area finisce qui. Questo è il cartello che abbiamo trovato prima e come vedete c'è tutta questa area fino là in fondo dedicata alle api. Adesso qui ci avviciniamo ad un'altra area camping, la vedo da lontano, qui tutti i campeggi, se vi piace campeggiare, e anche qui il panorama è di nuovo cambiato con tutti questi alberi. Guardate a sinistra, ora mi giro, ci sono le persone, un attimo, eccomi qua, guardate, sempre di essere in un posto diverso con questi alberi.
Andiamo a vedere. Ecco, là c'è un punto, vi faccio vedere, un po' impervio, mi dovrò forse bagnare le scarpe. L'altra volta ho dovuto togliere le scarpe, vi faccio vedere adesso, capirete. È l'unico punto un po' così. Vediamo. Qui c'è la sabbia con la bici, qui c'è questa piccola spiaggia, è libera comunque, vedo che è utilizzata naturalmente dai campeggiatori qua. Il lago di Garda è molto vario, guardate, anche qui c'è tutta quella linea di boe che delimitano questa spiaggia, quindi è completamente sicura. Ecco qua il punto un po' impervio, vediamo, naturalmente devo scendere dalla bici, però spero di non bagnarmi le scarpe. No, si può fare. Oh, eccolo qua, vedete? Scendo dalla bici e passo questa zona. Aspettate che voglio andare a vedere un attimo, perché mi incuriosisce questa sabbia, perché sembra di stare al mare, guardate. Sì, ma effettivamente, cioè qui proprio c'è la sabbia che entra. Ecco, poi sì, ci sono un po' di sassi dentro, però secondo me ci si può andare, vedete? Cioè sembra proprio di stare al mare, guardate. Cioè c'è la sabbia, quindi sì, ho testato sabbia. Adesso qua arriviamo a un'altra spiaggia, questa molto grande, e qui dovrò proprio scendere la bici, perché l'altra volta ricordo c'era un cartello che diceva di scendere, e non manca molto arrivare alla Zise, non so esattamente quanto, però non manca molto. Bici a spinta. Ok, vi faccio vedere questa spiaggia, scendo dalla bicicletta, guardate che grande, faccio un pezzettino con voi. Qui c'è la sabbia, magari non è la sabbia perfettamente come dire, del mare, quella filtrata, pulita, fine, però vedo che i bambini lì ci giocano, fanno i castelletti, quindi c'è la sabbia. Ora non lo so, ma probabilmente c'è anche la sabbia entrando in acqua, perché il problema del lago è che i sassi fanno male quando entrate in acqua. Ora qui sembra proprio di stare al mare con tutta questa spiaggia. Fammi chiedere qua quanto manca per andare alla Zise. Quanto manca per andare alla Zise? Da qui fondo la baia. Chilometri, 2 chilometri? Saranno 2 chilometri. Ok, perfetto, grazie. Guarda che bello, qua è tutta spiaggia, qui sembra di stare, ecco qua, se io, ditemi voi, vedendo questa immagine, ditemi se, a parte le montagne lì in fondo, però è lago o mare. Sembra di stare al mare, guarda che bello. Quindi se cercate una spiaggia tipo mare, venite qua. Poi è tutta libera, come vedo, perché ognuno ha il proprio ombrellone, potete mettere anche tipo camping. Quindi, e siamo a 2 chilometri dalla Zise, per darvi un riferimento. E qua c'è proprio la sabbia, favoloso. Poi guardate, sono sempre qua davanti alla spiaggia. Beh, qua di sabbia c'è anche quante ne volete, ma guardate quelle casette nel campeggio, quelle vetrate tipo stile inglese. Guardate questa, col terrazzo sulla spiaggia. No, ma che bello, guardate. E siamo qua in spiaggia, e qui poi venite, avete la spiaggia con la sabbia. Ecco, qui li vedete meglio, guardate, ma che belli. Il tipico sogno di avere il bungalow, no? In mezzo al verde, davanti alla spiaggia con la sabbia, cioè è fantastico. Ora vi do un'altra informazione, qui proprio si va in mezzo alla spiaggia, quindi non è ciclabile, però vedete c'è un altro lì davanti a me, quindi è normale passare con la bicicletta, però ecco qui non è ciclabile, qui si fa anche fatica, c'è uno con la mountain bike che è sceso, vedete? Si fa fatica, cioè proprio siete qui, la sabbia ce n'è tanta e bisogna scendere e si fa fatica, si spinge la bici.
quindi vi do anche questa info, però non è male, dai, carino. Però ecco, non è ciclabile, non ci andate in bici, bisogna spingere. Allora, la strada più impervia è finita, però io da qui non sono mai andato in bicicletta, quindi è una novità anche per me. Tanto guardate che bello di qua, questo camping mi piace tantissimo quando c'è questo verde, guardate, beach volley, basket, guardate come è curato. Là sotto probabilmente c'è qualche evento, si può fare qualcosa, si vede. Ok, proviamo a stare in bicicletta, vediamo dove arriviamo. Ormai la Zise è vicina. Bella vita, quanta gente è già in vacanza. Oggi è mercoledì mattina, altra spiaggia di qui col giardino che mi piacciono molto, con l'erba. Qui naturalmente è tutta spiaggia privata, potete noleggiare, come vedete, ombrelloni, lettini, qui noleggiate la barca. Volete più fresco, andate di qua. Oh, credo che la spiaggia sia finita, però devo scendere perché la strada per la mia bici non va bene. Però guardate che bello qua, Allora, siamo arrivati qui ufficialmente, la passeggiata è finita perché vedo il parcheggio di La Zise, credo di riconoscerlo, però andiamo a vederlo, faccio vedere dove siamo. Nel caso in cui vogliate partire invece dalla Zise e andare a Peschiera, cosa che farò io stasera. Oggi mi fermo a fare un po' di riprese qua. Sì, siamo proprio quello, eccolo là, il castello di La Zise, questo è il parcheggio. Quindi, bene, siamo arrivati, spero che il giro vi sia piaciuto. Io ora concludo qua il video, vado a mangiare qualcosa e oggi faccio i video di La Zise, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, ditemi se il percorso vi è piaciuto e vi aspetto in un altro video. Ciao!